In un'epoca non del tutto definita, un uomo stava passeggiando e mentre era assorto nei suoi pensieri, ad un certo punto incontrò una donna sul suo cammino. La donna, mentre gli veniva incontro, ad un certo punto si fermò. L'uomo non poté fare a meno di osservarla attentamente e l'occhio gli cadde immediatamente su le gambe incredibilmente pelose, i calzini di Sergio Tacchini, che non erano propriamente di quell'epoca, il piede di una grandezza spropositata rispetto agli zoccoli che calzava. Ma mentre faceva questo, sigla. Tutto ha inizio in una scena in particolare di un film molto popolare, soprattutto in Italia nel 2004-2005, in una scena dove di confronto, di combattimento tra i personaggi Beatrix Kiddo e Oren Ishii, dove di sottofondo si sente una canzone giapponese ai più ignota, una canzone giapponese cantata dalla voce candida di Meiko Kaji, che fa da sottofondo a questa scena molto particolare. Il film in questione è Kill Bill di Quentin Tarantino e la canzone viene da un film, a differenza di questo, molto sconosciuto fino ad allora, chiamato appunto Lady Snowblood. E proprio grazie a un autore come Tarantino e al suo riferimento nel suo film, anzi a più riferimenti se vogliamo essere corretti, che questo film è balzato alle cronache come insomma il film che in qualche modo ha influenzato di più Tarantino per creare l'epopea di Kill Bill 1 e 2 e la vendetta del personaggio di Uma Thurman, vendetta che in qualche modo è collegata anche alla storia del personaggio principale di Lady Snowblood. Stampatevi questo nome in testa: Toshiya Fujita è il regista in questione che ha fatto e ha creato Lady Snowblood, nome che ai più appunto non dirà niente, e nella parabola della sua esistenza rientra appunto questa capacità di passare inosservato, perché nasce a Pyongyang in Corea quando ancora era sotto il giogo giapponese, e si distinse per in particolare i roman porno che in qualche modo furoreggiavano in quel periodo degli anni 70 in Giappone. Morì nel 1997 all'età insomma di 65 anni e praticamente non si seppe più niente di lui, non se ne parlò quasi per niente, e tutte le sue opere, tra cui Lady Snowblood, passarono inosservate. Il film nasce fondamentalmente dal manga, prende spunto dal manga omonimo di Kazuo Koike, uscito nel 1972 fino al 1973, praticamente l'anno in cui venne fatto il primo Lady Snowblood. Una storia di vendetta, quella di Lady Snowblood, che ha in qualche modo tessuto le trame delle storie poi di vendetta sotto l'aspetto del ruolo femminile che conosciamo anche nei film moderni, come per esempio Atomic Blonde o Judy Lee, però in particolare Kill Bill, che ha una stretta relazione con questo film che tornò in particolare in auge proprio appunto a ridosso dell'uscita di Kill Bill e della conseguenza pubblicitaria portata da Tarantino in quel periodo. Venne recuperato proprio perché un reperto archeologico era proprio totalmente scomparso dai radar dei cinefili. Venne restaurato e riproiettato anche in Italia nel periodo nel Festival di Udine in particolare. E il film in questione non è legato solamente come piccolo rimando a Kill Bill, soltanto per il tema centrale musicale cantata da Meiko Kaji, ma soprattutto anche per la divisione in capitoli e non per ultimo per il tema portante della storia, ovvero appunto la vendetta che nel film omonimo di Lady Snowblood è per mano di una donna che nasce per vendicare la madre uccisa, la madre e il padre. Quindi non ha una vendetta personale,
cioè il torto che gli hanno fatto a lei personalmente, ma nasce per vendicare il torto subito da un'altra persona, e quindi era qualcosa di inedito. Mentre in Kill Bill abbiamo il personaggio di Beatrix di Uma Thurman che viene colpita da un colpo di pistola durante il matrimonio, il suo matrimonio, rimane in coma 4 anni in cui subirà anche degli abusi sessuali, insomma c'è una vendetta e un cortocircuito che viene attivato in base ai torti che ha subito lei in prima persona. In Lady Snowblood invece troviamo la protagonista che è praticamente un angelo vendicatore, qualcosa di arcaico, di antico, che viene e arriva, nasce, viene messa al mondo per vendicare i torti che ha subito in realtà un'altra persona che non è lei, la madre, che è stata uccisa insieme al marito. I rimandi di Tarantino a quel film non sono solamente da questo punto di vista, ma anche per alcuni trucchetti che lo stesso Fujita portò nel suo film, ovvero anche la presentazione dei villain sotto forma di freeze frame con scritto sullo schermo il loro nome, e in particolare anche per esempio il flashback della protagonista, in particolare in quello di Kill Bill di Oren Ishii, che viene in qualche modo scimmiottato sotto forma di anime, di cartone animato, come proprio per Lady Snowblood, che c'era una sezione del film interamente in animazione. Tra l'altro va specificato che la sezione animata, ovvero del prologo animato in Kill Bill, è stato fatto dallo studio di animazione di Mamoru Oshii, ovvero il regista di Ghost in the Shell. Se darete un'occhiata a questo film, poi in maniera molto ravvicinata a quella di Kill Bill troverete sicuramente ulteriori rimandi che non vi voglio insomma sciorinare tutti insieme, ma potrete divertirvi anche voi a guardarli. Aggiungo solamente per esempio chiaramente il combattimento sotto la neve con il kimono bianco, l'inquadratura dei villain dal basso, insomma certe trovate, come abbiamo accennato anche prima, che il regista Fujita aveva studiato e apportato per il suo film, e che Tarantino praticamente se ne impadronisce senza troppi mezzi termini e li rifattua in un suo modo, in un suo mondo pittoresco che in qualche modo omaggia quei film, ma in qualche modo va un po' a depredare anche certi trucchetti estetici. La parte fondamentale e interessante di Lady Snowblood è anche l'irriverenza o anche la denuncia sociale che si faceva a partire in particolare dall'ambientazione in cui il film si svolge, ovvero la restaurazione Meiji, quindi il ritorno all'impero dopo i secoli dello shogunato, e che in qualche modo descrive un Giappone che si apre alle novità dell'Occidente, mescolando un po' le varie culture con tutti i pro e i contro del caso. Importante, non per ultimo, anche in qualche modo la denuncia un po' femminista, anche quindi il movimento che si stava in qualche modo generando intorno alla figura femminile e alla rivendicazione del proprio ruolo, e prende forma in questa figura di vendicatrice di Yuki, di questa spadaccina addestrata alla vendetta ed imbattibile, che fa strage di uomini senza troppi problemi e senza soprattutto guardare alla differenza del grado sociale, ma uccidendo in maniera inesorabile tutti allo stesso modo. Anche il secondo capitolo di Lady Snowblood continua sempre sotto la descrizione del periodo in cui il Giappone versava in quegli anni del 1800, ancora di più l'emancipazione femminile, il ruolo che avevano anche dei personaggi sovversivi contro il governo che cercavano di minare anche il sistema a partire dalle fondamenta, ancora di più la divisione in classi sociali di questo Giappone, quindi tutta quanta la descrizione dei sottoborghi con la gente povera e dove poi Yuki in qualche modo verrà in contatto con il personaggio principale della storia, e anche quello è un gran bel capitolo. La cosa interessante è che non era solamente Tarantino, non è stato solo lui a prendere spunto da questo film iconico, passato in qualche modo inosservato, però fondamentalmente non inosservato agli addetti ai lavori, tanto che già nel 1977 a Hong Kong uscì Broken Heart con Angela Mao protagonista, che era praticamente un remake di Lady Snowblood. In conclusione, Lady Snowblood è un'opera da in qualche modo riscoprire, soprattutto se non l'avete fatto in quel periodo in cui era uscito Kill Bill, ma sicuramente ne avrete sentito parlare.
In Italia possiamo trovare un'edizione DVD che è stata pubblicata qualche anno fa da Lucky Red, molto rara, però se avete la fortuna di trovarla potrete vederlo senza problemi, altrimenti chiaramente dovrete andare per alternative che non sono io a dirvi quale, ma sapete benissimo, o se, come dico sempre, siete un po' avvezzi all'inglese, potete recuperare le ottime edizioni inglesi in Blu-ray, addirittura quindi in HD restaurate e tutto, e quindi lì andiamo su un altro livello. Oggi facciamo una chiusura del video anomala, più diciamo vicino ai tempi che stiamo vivendo. Quindi grazie di aver visto il video fino a questo momento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. E noi ci rivediamo prossimamente. Ciao ciao!